Ciao! Nel video di oggi vorrei raccontarvi dell'ultimo progetto a cui ho partecipato. Chi mi segue da un po' sa che sono sempre in giro e partecipo sempre a cose un po' particolari, un po' strane forse, sempre qualcosa di nuovo. Quindi nel video di oggi volevo raccontarvi di questo progetto a cui ho partecipato nelle ultime 2 settimane. Dopo la mia stagione estiva nel sud della Germania, ho preso una piccola pausa, una piccola vacanza e per circa 3 o 4 settimane ho girato nel centro-ovest della Germania, ho viaggiato un pochino lì ed è proprio in un paese, in un piccolo paese in questa zona, dove ho partecipato a questo progetto. Il paese dove mi trovavo si chiama Bad Salzig, che significa il bagno di sale circa, perché in questa zona c'è una fonte naturale di acqua, ricca di sali minerali, ricca di proprietà positive, buone per il tuo corpo. La città forse più grande, vicino a questo paese è Koblenz, può essere che voi lo conosciate, e questa zona si trova a circa a metà tra Colonia, Köln e Heidelberg, quindi proprio zona centro-ovest della Germania. Quindi a che progetto ho partecipato? Per circa 2 settimane mi sono presa cura di alpaca. La coppia per cui lavoravo possiede 4 alpaca, possiamo dire una fattoria di alpaca, ma non era davvero una fattoria, era semplicemente una proprietà, un grande giardino dove si trovano questi 4 alpaca e io ogni mattina dovevo andare nella loro casa, dovevo dare da mangiare agli alpaca, dovevo dare questo fieno che loro mangiano, dovevo pulire un pochino la loro casetta, che significa pulire la cacca degli alpaca ogni mattina, semplicemente pulire un po' il giardino in generale, raccogliere le foglie, spostarle e poi un po' sistemare la casa, pulire nella casa, che era anche un piccolo ostello. Volevo condividere questa esperienza perché mi è piaciuta tantissimo. Gli alpaca sono animali molto interessanti, stanno diventando sempre più comuni, sempre più diffusi, in Germania, ma un po' in generale, perché vengono utilizzati anche per fare terapia. Quindi tante persone stanno creando queste fattorie, questi rifugi per alpaca e utilizzano gli alpaca per fare terapia con bambini, per esempio, con persone che si trovano negli ospedali o magari con problemi mentali, per gli anziani, un po' come i cavalli, anche i cavalli vengono utilizzati con questo scopo e lo stesso con gli alpaca. Mi piacerebbe se gli alpaca fossero un po' più amanti delle coccole, un po' più coccolosi, nel senso che ovviamente tu vedi un'alpaca ed è così morbido, il pelo è meraviglioso, quindi quello che vuoi fare è andare da loro e accarezzarli, toccarli, stringerli, ma non puoi in realtà perché penso generalmente, ma in particolare questi alpaca con cui io ho lavorato, non erano molto amanti del contatto fisico. Quindi puoi toccarli e loro lo tollerano, ma solo per un breve periodo di tempo, poi si girano e non sono tanto felici. Lo stereotipo che gli alpaca sputino è vero sì e no, nel senso che gli alpaca, a differenza dei lama, sputano solo raramente, solo se sono davvero infastiditi o arrabbiati e generalmente sputano fra di loro un po' per giocare o se sono arrabbiati fra di loro, ma contro una persona sputano raramente. Quello che fanno invece è starnutire un po', ti spruzzano con l'acqua, ma non è uno sputo, lo sputo è un po' diverso. Gli alpaca con cui ho lavorato io erano 4, erano tutti e 4
maschi, si chiamavano Nelson, Oimel, Charlie e Alfie. Sono in età adolescenziale un po', sono come dei teenager, quindi era anche molto bello vederli giocare fra di loro, un po' litigare, come dei ragazzini, 4 maschi, 4 ragazzini, è normale vederli giocare, quindi era anche molto carino questo, correre un po' nel giardino. Alcune cose interessanti che ho scoperto è che gli alpaca ruminano per 8 ore al giorno, fino a 8 ore al giorno. Quindi per 8 ore al giorno gli alpaca mangiano, continuano a ruminare, a mangiare il fieno. È super interessante. Penso che è il paradiso mangiare per 8 ore al giorno. Un'altra cosa interessante è che, per digerire un po' tutto questo fieno tecnicamente hanno uno stomaco che però è diviso un po', suddiviso in 3 parti, quindi si dice che gli alpaca abbiano 3 stomaci. Wow, e anche questo era incredibile da scoprire. Un'altra cosa particolare sono le loro gambe, che hanno un po' questa forma a X e in realtà è abbastanza normale, non è obbligatorio. Non tutti gli alpaca hanno queste gambe un po' storte, alcuni hanno delle gambe un po' più dritte, ma in realtà è normale, non è un problema che abbiano le gambe storte. Gli alpaca che io ho incontrato sono anche un po' piccoli, relativamente di grandezza piccola. Ehm, Normalmente gli alpaca possono essere molto più grandi. Sono molto curiosi, molto nasoni, quindi qualsiasi cosa un po' particolare che tu possa fare o qualsiasi suono strano che loro sentono, anche cose strane che passano per la strada, alcuni trattori o veicoli strani, loro si girano e fissano questa cosa o fissano te mentre lavori, perché sono molto curiosi di vedere cosa stai facendo. E anche una cosa molto interessante è che hanno una memoria molto molto buona, quindi se tu li porti per fare una passeggiata e loro durante il tragitto notano qualcosa di diverso, lo fisseranno perché riconoscono che quello è un oggetto nuovo nel loro percorso abituale. Come ho già detto, dove io ho lavorato non era esattamente una fattoria di alpaca, sono semplicemente questi 4 alpaca e i loro proprietari li tengono un po' come animali domestici, quindi solo per loro piacere personale, e li utilizzano anche per fare questi tour, queste passeggiate. Quindi le persone possono prenotare una passeggiata con gli alpaca, che generalmente dura 2 ore, e portandoli al guinzaglio, proprio come un cane, li porti a fare questa passeggiata un po' nella montagna, nel giardino, nel parco, molto è molto divertente perché tutto quello a cui loro pensano è mangiare. Quindi tu attraversi questo percorso nel parco, circondato da erba, e loro ti tirano tutto il tempo per poter andare a mangiare l'erba fresca e verde, naturale, quindi è una lotta costante per tirare gli alpaca. Generalmente sono animali che tengono molto in considerazione il loro spazio, non gli piace che il loro spazio personale venga occupato, dipende però dall'animale, quindi con i lama è accettabile, anche con i cani, ovviamente se non sono aggressivi è normale, sono curiosi sempre, si avvicinano magari per annusare, per capire che animale è, anche se hanno già visto questo animale ogni giorno, ma lo fanno in modo molto innocuo, molto carino. Che altro dire? Questo è tutto. Quindi per 2 settimane ho dato da mangiare, ho curato la loro casa, ho pulito la loro casa e ho fatto delle passeggiate insieme a loro. È stato bellissimo, è stato davvero rilassante, quindi posso capire perché questi animali vengano usati per fare terapia. È stato molto, molto rilassante, mi è piaciuto tantissimo. Vi consiglio, se vi capita l'occasione, di fare una passeggiata con gli alpaca, di avere questa esperienza, questo contatto, perché vi rilasserà tantissimo ed è davvero interessante. Penso
sta diventando sempre più comune, ma non è così comune trovare degli alpaca in giro. Quindi questa era un po' la mia ultima esperienza particolare. Spero che, l'abbiate trovata interessante anche voi e che vi abbia fatto venire voglia di fare lo stesso. Grazie per aver guardato questo video, non dimenticate di iscrivervi al mio canale se volete continuare a vedere queste strane avventure, perché ne arriveranno delle altre, e ci rivediamo la prossima volta, alla prossima avventura. Ciao!